Ti è mai capitato di fidarti ciecamente di qualcuno, per poi scoprire che ti mentiva da mesi? Immagina di vivere accanto a una persona che ti guarda negli occhi ogni giorno e allo stesso tempo pianifica il suo futuro con un altro. Dopo anni di matrimonio e sacrifici, ho scoperto una verità che mi ha distrutto e oggi voglio raccontartela fino in fondo. Alla fine del video ti svelerò il momento esatto in cui ho capito tutto. Ho 47 anni e la mia ex moglie ne ha 44. Ci siamo divorziati 8 mesi fa e ancora oggi cerco di capire cosa sia successo. L'ho conosciuta quando avevo 28 anni, al ricevimento di nozze di mio cugino. Era la damigella d'onore e lavorava come tecnico di radiologia all'ospedale della contea. Una donna bellissima, con un modo di fare premuroso che attirava le persone. Io avevo appena acquistato una quota dell'azienda idraulica di mio padre, prendendomi carico di tutti i lavori residenziali mentre lui gestiva i contratti commerciali più grandi. Parlammo per ore a quel matrimonio. Mi raccontò di voler diventare infermiera specializzata, di come stesse risparmiando ogni centesimo e frequentando corsi serali per ottenere la laurea in infermieristica. Ammiro molto quell'ambizione. La maggior parte delle donne che frequentavo a quei tempi non aveva veri obiettivi. Dopo quell'incontro iniziammo a vederci regolarmente. Mi mandava messaggi con storie sulla sua giornata, pazienti anziani che la facevano ridere, vittime di incidenti che aveva aiutato a salvare e così via. Io le inviavo foto delle ristrutturazioni dei bagni su cui stavo lavorando. Ora può sembrare noioso, ma allora era qualcosa di speciale. Abbiamo frequentato per 4 anni prima che le chiedessi di sposarmi. Durante quel periodo l'ho aiutata in tutto. Ho pagato la sua retta universitaria quando ha iniziato la scuola per infermieri. Le ho pagato l'affitto nei mesi in cui faceva tirocini non retribuiti. Le ho comprato i libri di testo e ho fatto qualsiasi cosa le servisse. La mia attività stava crescendo rapidamente in quel periodo. Avevo iniziato a specializzarmi in ristrutturazioni di bagni e impianti di cucine di fascia alta e guadagnavo molto bene. Al quinto anno di matrimonio, lei aveva ottenuto la laurea in infermieristica e lavorava nel reparto di cardiologia dell'ospedale. Io gestivo 3 squadre di idraulici e avevo contratti con 2 imprese edili. Comprammo una casa ai margini della città con 5 acri di terreno perché potesse accogliere cani abbandonati. La vita sembrava perfetta. Provammo ad avere figli per circa 3 anni, ma non accadde mai. Dopo tutte le visite mediche, gli esami e i trattamenti, smettemmo semplicemente di parlarne. Forse è lì che le cose iniziarono a incrinarsi, non lo so. Ma la nostra routine ha funzionato per molto tempo. Lei si alzava alle 6 per iniziare il turno alle 7 in ospedale. Io uscivo intorno alle 7 per raggiungere il cantiere dove lavoravo. La sera, la maggior parte delle volte, cucinavamo insieme, guardavamo la TV e portavamo fuori i cani per lunghe passeggiate sulla nostra proprietà. A volte lei veniva chiamata per emergenze. Infarti e ictus non aspettano l'orario d'ufficio. Io ricevevo chiamate per tubi scoppiati o scaldabagni rotti. Ci capivamo a vicenda sul piano lavorativo. Ma circa 2 anni fa le cose iniziarono a cambiare in modo sottile, quasi impercettibile. Cominciò a trattenersi in ospedale più a lungo del solito. Non per emergenze, solo per normali turni serali. Tornava a casa verso le 9 o le 10 e diceva che stava finendo le cartelle cliniche dei pazienti, aiutava le nuove infermiere o partecipava a sessioni di aggiornamento obbligatorie. Aveva senso per me. Sapevo quanto poteva essere impegnativo lavorare in ospedale. Ma poi iniziarono anche i turni del fine settimana. Prendeva straordinari per guadagnare di più. Partecipava a seminari formativi che duravano tutto il giorno. Incontri con altre infermiere per creare una sorta di comitato professionale. C'era sempre qualcosa che la teneva lontana da casa per ore. Il nostro tempo insieme passò dall'essere la normalità a diventare raro. Ci vedevamo forse 2 sere a settimana. E quando eravamo insieme, sembrava distratta. Controllava continuamente il telefono, anche durante la cena. Lo metteva a faccia in giù sul tavolo, ma ogni volta che vibrava o si illuminava, si irrigidiva. L'intimità nel nostro matrimonio era praticamente sparita. Completamente.
Quando cercavo di iniziare qualcosa, diceva che era esausta dopo 12 ore di turno, stressata dalla cura dei pazienti e preoccupata per i nuovi regolamenti ospedalieri e i tagli al budget. Superficialmente, tutto aveva senso. Il lavoro ospedaliero è davvero stressante, soprattutto con i cambiamenti continui nel settore sanitario. Ma col senno di poi avrei dovuto prestare più attenzione agli altri segnali. Aveva iniziato a vestirsi diversamente per andare al lavoro. Non indossava più le solite divise semplici, ma scrubs più aderenti che mettevano in risalto il corpo. Iniziò a truccarsi e sistemarsi i capelli anche per i turni notturni. Una sera, dopo settimane in cui era particolarmente distante, le chiesi se tutto andava bene in ospedale. Se c'erano problemi di personale o casi difficili di cui volesse parlare. Mi aggredì come se l'avessi offesa. Mi disse che non potevo capire la pressione a cui era sottoposta, che fare l'infermiera non era come fare l'idraulico, dove risolvi un problema e te ne vai. Mi fece male, perché l'avevo sempre sostenuta in tutto. Scuola di infermieristica, abilitazione, primo lavoro, tutto. Ma lasciai perdere. Il vero colpo arrivò la scorsa primavera, in un weekend di aprile. Mi disse che doveva partecipare a una sessione di aggiornamento obbligatoria, un corso di un'intera giornata sulle nuove procedure cardiologiche. Quella sera, verso le 7, stavo andando in ferramenta a prendere dei pezzi per un lavoro. Il percorso passava proprio davanti all'ospedale. La sua macchina non era nel parcheggio del personale. La chiamai al cellulare, ma andò direttamente in segreteria. Quando tornò a casa intorno alle 9:30, le chiesi com'era andato il corso. Sembrava agitata e disse che era durato molto più del previsto perché avevano analizzato vari casi clinici. Non le dissi di essere passato davanti all'ospedale, ma da quel momento iniziai a osservare le cose in modo diverso. Nel mese successivo trovai delle scuse per passare vicino al suo posto di lavoro quando diceva di fare i turni serali. La sua macchina non c'era mai, neanche una volta. La terza volta che ci passai, decisi di allargare la ricerca. Trovai la sua macchina nel parcheggio di un ristorante italiano di fascia alta, a circa un quarto d'ora da casa nostra. Erano le 8:30 di una sera infrasettimanale e lei mi aveva detto che stava facendo un doppio turno che sarebbe finito alle 11. Rimasi nel mio furgone nel parcheggio per 20 minuti, cercando di decidere cosa fare. Una parte di me voleva entrare e vedere con i miei occhi, ma un'altra parte aveva paura di quello che avrebbe potuto trovare. Alla fine tornai a casa e aspettai. Tornò intorno alle 10:15, dicendo che uno dei suoi pazienti aveva avuto un peggioramento e aveva dovuto fermarsi a lungo per stabilizzarlo. Sembrava nervosa mentre mi raccontava questa storia e non riusciva a guardarmi negli occhi. Fu in quel momento che capii con certezza che c'era qualcosa che non andava. Iniziai a controllare più attentamente gli estratti conto delle carte di credito. Trovai spese in ristoranti nei giorni e negli orari in cui avrebbe dovuto essere al lavoro. C'era un addebito per un hotel risalente a 3 mesi prima, proprio in un giorno in cui mi aveva detto che partecipava a una conferenza infermieristica nella capitale dello Stato. Quando le chiesi spiegazioni, disse che la conferenza era durata più del previsto e che era troppo stanca per guidare 2 ore fino a casa. Ma cercando online, scoprii che si trattava di un evento di una sola giornata terminato nel tardo pomeriggio. L'addebito dell'hotel era per 2 notti. Mi venne la nausea. Un sabato mi disse che dopo il lavoro sarebbe andata a trovare la sorella, che abitava a un'ora da noi, per aiutarla a tinteggiare la cucina. Dopo che se ne fu andata, guidai fino all'ospedale. Dissi alla guardia che volevo sorprenderla con il pranzo e che lavorava in cardiologia. Mi lasciò salire al piano. L'infermiera responsabile mi disse che mia moglie non era in servizio quel giorno. Aggiunse che non faceva un turno di fine settimana da oltre 2 mesi. Mi inventai una scusa dicendo di essermi confuso con i giorni e me ne andai. Quando tornai a casa, frugai nel suo comò e trovai un piccolo quaderno dove annotava i suoi turni. L'orario che mi aveva dato dall'ospedale non combaciava con ciò che mi aveva raccontato. Diceva di lavorare ogni notte e ogni weekend, ma la maggior parte di quei turni non esisteva. Trovai anche una pila di ricevute tenute insieme con un elastico e nascoste dietro vecchi libri di infermieristica. Una proveniva da una gioielleria per una collana piuttosto costosa. Non l'avevo mai vista indossare quella collana.
C'erano diverse ricevute di hotel in località raggiungibili in auto dalla nostra città. Ma la cosa che mi distrusse completamente fu un biglietto d'auguri trovato nascosto in uno dei suoi vecchi quaderni di appunti. Era uno di quei biglietti romantici con dei fiori sulla copertina. Dentro, scritto con penna blu, c'era scritto: «Grazie per il fine settimana più incredibile della mia vita. Non vedo l'ora che non dobbiamo più nasconderci. Ti amo più di quanto immagini. D». Il biglietto era datato appena 3 settimane prima. Rimasi seduto sul letto con quel biglietto in mano, leggendolo e rileggendolo. All'improvviso tutto ebbe senso. Scattai foto di tutto con il mio telefono, le ricevute, il quaderno con i turni e il biglietto. Poi rimisi ogni cosa esattamente dove l'avevo trovata. Quando tornò quella sera dalla casa di sua sorella, io ero nel mio ufficio, ma prima che entrasse posizionai tutto sul bancone della cucina, dove sapevo che lo avrebbe visto. Entrò parlando di come sua sorella avesse scelto il colore peggiore e di quanto le facesse male la schiena per tutta quella pittura. Si fermò a metà frase appena vide cosa c'era sul tavolo. Rimase scioccata. Io ero appoggiato al frigorifero. Le chiesi chi fosse D. Provò a negare tutto all'inizio. Disse che le ricevute erano per cene prese dopo i turni notturni, che il biglietto era di un familiare di un paziente che voleva ringraziarla per aver curato il padre. Ma crollò quando le mostrai gli orari falsi scritti sul quaderno e le chiesi perché l'ospedale avesse detto che non lavorava nei weekend da mesi. Rimase in piedi al centro della cucina a guardarmi, con le lacrime agli occhi. Mi disse che si chiamava David. Era un rappresentante di dispositivi medici che visitava ospedali in tutta la regione. Mi disse che avevano una relazione da 10 mesi, che era iniziata in modo innocente. Lui era passato in cardiologia per mostrare nuovi macchinari e avevano preso un caffè per discuterne. Poi quei caffè erano diventati sempre più lunghi e personali. Disse che lui capiva lo stress del lavoro ospedaliero in un modo che io non potevo comprendere, che la faceva sentire apprezzata e valorizzata. Mi disse che il nostro matrimonio era morto da anni e che io non me n'ero mai accorto. Le chiesi se stava pianificando di lasciarmi per lui. Non mi rispose direttamente, disse solo che stava cercando il modo di dirmi che voleva il divorzio. Le chiesi se intendeva prendersi metà di tutto quello per cui avevo lavorato, per iniziare una nuova vita con quell'uomo. Fu lì che si mise sulla difensiva e disse che meritava metà dei nostri beni perché aveva contribuito anche lei al nostro successo. Le dissi di fare una valigia e andare a stare altrove mentre decidevo cosa fare. Andò a casa di sua sorella. La mattina dopo chiamai il miglior avvocato divorzista della città. Gli raccontai tutto e gli mostrai tutte le prove raccolte. Mi disse che l'infedeltà non avrebbe contato molto per la divisione dei beni visto che vivevamo in uno stato con divorzio senza colpa, ma che avrebbe potuto aiutare in altri aspetti. Presentai domanda di divorzio quella stessa settimana. L'intero processo durò 6 mesi d'inferno. Dovemmo far valutare la casa, dividere i beni aziendali e capire come spartire i conti pensionistici, tutto quanto. Lei dovette riscattare la mia parte dell'attrezzatura medica che avevamo acquistato per una piccola attività di cui aveva parlato. Io dovetti acquistare la sua parte dell'attività idraulica, anche se lei non aveva mai lavorato un solo giorno lì. Vendemmo la casa e dividemmo i soldi a metà. Durante quei 6 mesi cercò più volte di spiegarsi. Diceva che non aveva mai voluto che accadesse, che provava ancora affetto per me come persona, che sperava potessimo restare amici un giorno. Ma non smise mai di vedere David. Anzi, si trasferì da lui 2 mesi prima che il divorzio fosse finalizzato. L'ultima volta che la vidi fu al tribunale per l'udienza finale. Sembrava sinceramente felice, per la prima volta da anni. Quello mi ferì più di tutto. Io ero devastato e facevo fatica a rimettere insieme i pezzi della mia vita, mentre lei sembrava appena uscita da una prigione. Circa un mese dopo il divorzio, incontrai sua sorella al bowling. Mi disse che David aveva ricevuto una promozione che lo obbligava a trasferirsi in un altro stato. Aveva chiesto alla sua azienda di posticipare il trasferimento o di lavorare da remoto, ma la risposta fu negativa. Così lasciò la mia ex moglie e si trasferì senza di lei. Le disse che una relazione a distanza non avrebbe funzionato e che doveva cercare qualcuno del posto. 3 mesi dopo, la voce della loro relazione iniziò a circolare in ospedale.
Qualcuno li aveva visti insieme e cominciò a parlare. La direzione dell'ospedale non tollera quel tipo di drammi, specialmente se coinvolge fornitori e personale. Fu costretta a trasferirsi in un altro reparto con meno paga e turni peggiori. L'ultima cosa che seppi è che si era trasferita di nuovo a casa dei suoi genitori e lavorava nei turni notturni del pronto soccorso. Guadagnava una frazione di quanto prendeva prima e si occupava dei casi peggiori dell'ospedale. Quanto a me, sto meglio di quanto pensassi. La mia attività di idraulica è in crescita. Ho comprato una casa più piccola con un grande garage dove posso dedicarmi ai miei progetti. Ho ricominciato a uscire con qualcuno, ma con molta cautela. Uscire con qualcuno nel 2025 è stressante, quasi non ne vale la pena. È difficile fidarsi delle persone dopo aver scoperto che qualcuno con cui hai vissuto per anni era capace di una doppia vita così ben orchestrata. La cosa che mi fa ancora più male non è il tradimento in sé. Sono i 10 mesi di bugie. Guardarmi negli occhi ogni giorno vivendo una vita segreta. Tornare a casa e chiedermi com'era andata la mia giornata mentre pianificava il suo futuro con un altro. Fare l'amore con me, quando succedeva, mentre era innamorata di un altro uomo. Quel livello di menzogna è qualcosa che ancora oggi faccio fatica a comprendere. Ma da tutto questo ho imparato qualcosa di importante. Quando una persona ti mostra chi è davvero, credile subito. Io ho ignorato i segnali per mesi perché volevo credere nel meglio di qualcuno che amavo. Non farò mai più quell'errore. Ora mi sto concentrando nel costruire una vita onesta e trasparente. Niente giochi, niente bugie, niente domande su cosa una persona intenda davvero quando parla. È una vita più semplice rispetto a prima, ma è reale. E dopo tutto quello che ho passato, il reale mi basta. Circa 5 mesi dopo aver incontrato sua sorella, la mia ex mi mandò un lungo messaggio per provare a tornare insieme e perché le mancava quello che avevamo. Ho bloccato il suo numero. Tu cosa avresti fatto al mio posto? Hai mai vissuto qualcosa di simile o conosci qualcuno che ci è passato? Scrivilo nei commenti, voglio sapere la tua opinione. Se questa storia ti ha colpito, lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti altre storie vere come questa.